Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Cyborg di Robocop. È un'edizione De Agostini in scala 1:3, l'altezza sarà circa di 62 cm e l'uscita è la numero 24. Andiamo subito a vedere cosa troviamo all'interno del fascicolo. Chi volesse invece dare una completa visione e lettura all'interno appunto del fascicolo può andare a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Prima di tutto ringrazio anche tutti i miei iscritti, le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi con tutto il cuore. Abbiamo superato i 4.000 iscritti, siete voi la vita del canale e io vi ringrazio tutti. Per le persone invece che mi visualizzano sempre che ne abbiano piacere, se non si fossero ancora iscritte, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potete trovare altri modelli chiedo scusa, e non soltanto di robot o cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Qui troviamo una serie di viti EM, M vuol dire metallo. Io qui userò un lubrificante per crearmi i filetti, me li sono già creati, eccoli qua, le viti sono già avvitate nelle loro sedi dedicate. Non importa quale lubrificante voi usiate, l'importante è che usiate un lubrificante, va bene qualsiasi. Poi troviamo questo, che è il dettaglio della piastra interna della coscia sinistra, in plastica. Scusatemi. Ecco qui. Questo, come vi ho detto nel video unboxing, mettetelo da parte perché non vi servirà in nessuna di queste 4 sessioni di montaggio che seguiranno, cioè fino alla 27 non vi servirà. Vi dico subito che cos'è questo. Questo è il particolare che trovate qui e che poi verrà montato nell'altro pezzo della coscia e ci diranno loro quando montarlo, però se non ricordo male fino al numero 27 ancora non si monta, quindi mettetelo da parte. Bene, montaggio è molto semplice, vado quindi a rimuovermi le 2 viti che mi sono precedentemente andato ad avvitare con il mio grasso o olio che sia, va bene lo stesso. Guardate, prendiamo questo e lo mettiamo semplicemente così. Non vi dovete preoccupare, vedete? Poi vi spiego cosa dovete fare anche voi. Questo poi vi conviene anche toglierlo. Ecco perché vi dico, ascoltatemi, guardate i video dall'inizio alla fine. Io non mi diverto a fare i video più lunghi di altri, ma non mi limito al solo montaggio. Chi mi segue lo sa, ma cerco di aiutare le persone che hanno più difficoltà proprio nel montaggio dei modellini, come dico sempre. Quindi ogni mio video non potrà certo durare 7 minuti. Difficile? Apro una bottiglia di... no, champagne no, perché non ci sono i soldi, spumante. Puntiamone una, mettiamo anche l'altra e poi controlliamo e stringiamo dopo. Vedete, giro il cacciavite al contrario. Quando sento tac vuol dire che ho preso il filetto e posso avvitare, ma questo solo se vi siete creati i filetti, ovviamente. Adesso posso stringere. Vi dico una cosa, le coperture, tutte le coperture che ho messo, vedete anche queste, non so se si vede, non sono inserite fino in fondo, vedete? Tra l'altro
con il cacciavite, questo piccolino, vedete la punta, io mi sono allargato un po' le entrate dei perni, perché altrimenti quando voi dovrete andare a ricontrollare il registro del movimento della caviglia perché l'avrete lasciato troppo debole, perché questo accade ragazzi, ve lo garantisco, perché i materiali si assestano, io lo dico da quando faccio i video, voi riuscirete forse a danneggiare questi pezzi di copertura. Non abbiate fretta di metterli così come hanno fatto tanti con Iron Man. Anche questi, vedete? Vedete che ballerino? Questo, anche questo, guardate. Vedete che è alto qua? Io lo posso togliere quando voglio, vedete? Perché questi mi consentiranno poi di aprire la coscia nuovamente e andarmi a registrare i registri, perché devono essere duri questi movimenti. Devono essere duri. Altrimenti poi il vostro Robocop sembrerà una marionetta, ricordatevelo, ok? Anche queste viti che ho appena messo adesso, se andiamo a controllare tra una settimana, ancora riuscite a evitarle un po', poco ma riuscite ad evitarle e poi basta, ma dovete evitarle, perché alla fine poi acquista gioco e il modello, anche se non ci dobbiamo giocare, non è bello. Comunque, abbiamo finito il montaggio. Adesso, senza mettere la pausa, guardate che bel pezzo che abbiamo, senza mettere la pausa vado a prendere quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 24, e poi ci salutiamo. Questo va messo qui, così. Però poi servirà a toglierlo, perché dovremo andare a far entrare la parte in plastica dentro questo perno, o meglio il perno dentro il foro della parte che metteremo da questa parte qui, così come anche su questo perno qui. Questo è metallo, l'altro pezzo dovrebbe essere in plastica se non sbaglio. Quindi ecco, questo sicuramente vi impedisce un po' la facilità di unire i due pezzi. Però vedete, anche se battete, questo salta ma non si danneggia. Metteteli alla fine, datemi retta. Anche qua vedete il bottoncino, questo ve lo faccio vedere. Questa qua, questa parte qui rotonda che va qui, io non l'ho messa, la metterò dopo. La fretta è una brutta cosa e non dovete averla in nulla, ma soprattutto quando si montano delle cose che se montate bene e montate male fanno una bella differenza. Allora, parte della gamba destra, cosa sto dicendo? La gamba sinistra, eccola qui, il braccio destro, questo è tenuto da una calamita perché poi ci verrà data anche un'altra arma oltre alla pistola, che è quello spuntone tipo un punteruolo che esce e sarà fisso su un altro pezzo che ci verrà dato. Basterà fare così e potremo sostituire i pezzi tra loro. Ecco qua, questo è in gomma, questo è gomma, questo è tutto metallo. Questa copertura è plastica, ma questo è metallo, questa è plastica. I due semitoraci, la parte che vedete più alta è in plastica, tutto quello che è sotto è metallo. Questi vanno così. Quando poi li metterò, lo metterò vicino agli Iron Man che ho fatto, perché non ne ho fatto uno, se non siamo pazzi non li vogliamo, ne ho fatti 3. Uno lo faccio danneggiato, uno lo faccio in posizione di atterraggio e uno in piedi. Qua abbiamo una calamita, questa, qui il ferro, qua ci sarà il volto in lattice riprodotto di Alex Murphy, sarà qualcosa di bellissimo, vedrete. Avevo visto
delle foto e non ricordo nemmeno dove, ma sarà veramente un'opera d'arte. Ecco qui, questo è tutto metallo. E infine il piede destro. Ricordatevi di controllare sempre che le parti che devono muoversi siano rigide, altrimenti con il peso di tutto quello che è il metallo, secondo me saremo sui 4 kg di peso minimo con Robocop, se non di più. Quindi ecco, tutto graverà su questo, che è appunto il piede, chiamiamolo così erroneamente, se fosse un umano sarebbe questo, il piede di tibia. Si dice piede di tibia, se mi sente qualche ortopedico mi manda a quel paese. Basta, non diciamo altro, che è meglio, va? E basta. Ecco qua. Vi ho fatto vedere tutto, io vi ringrazio del vostro tempo. 11 minuti, 12 minuti, chiudiamo subito il video perché devo andare a stappare la bottiglia, perché veramente è durato poco, sono contento. E grazie sempre di seguirmi e mi raccomando, per quelli che non si sono ancora iscritti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video che è il 25, non mancate, non il 25 di questo mese, il 25, detto così sembrava. Ciao ragazzi.